Operazione sterlina-dollaro, abbiamo un loss in buy, quindi valutiamo eventuali opportunità per recuperare il loss, quindi tasto destro, recover loss, pop-up, posizioni D, cross, buy, analizziamo il trade, considera NZD dollaro, analizziamo NZD dollaro, apriamo NZD, direi uno 0.30 come operazione, direi operazione sell, operazione recuperata agevolmente con uno scarto di 25 pip, operazione CAD CHF in sell, anche questa in loss, tasto destro recover loss, pop up, analyze trade, ci suggerisce di analizzare AUD CHF, apriamo AUD CHF, siamo in giallo, quindi costo pip 1.07, 3 AUD CHF. Vai. Audi CHF recuperato. Operazione euro-dollaro. Siamo in loss di circa 12 pip. Valutiamo un'opportunità di negoziazione per recuperare la perdita. Recover loss. Apriamo il pannellino. Ci assicuriamo che l'ID corrisponde all'operazione che desideriamo analizzare. Il cross. Euro-dollaro. Sell. Considera un'operazione NZD dollaro, quindi apriamo NZD, suggerirei un'operazione a rialzo di NZD dollaro, dovremmo sostanzialmente recuperare circa 13 pip, quindi io suggerirei un rialzo di NZD dollaro. E come vediamo l'operazione è stata recuperata, questo perché NZD si è mosso decisamente di più rispetto a euro-dollaro e questo ci ha permesso di recuperare agevolmente la perdita. Operazione NZD CAD nel loss, rottura circa 30 pip, amount di 30. Vediamo come recuperare, recover loss, analizziamo il trade, considero un'operazione CAD Yen, apriamo CAD Yen, valutiamo anche un'operazione in cui abbassiamo anche il costo rispetto all'operazione che noi siamo entrati a mercato. Va bene, 0,21. Nonostante l'apertura rispetto all'operazione precedente sia inferiore di qualche punto, abbiamo recuperato l'operazione. Tuttavia non è necessario aumentare l'amount delle operazioni se si considera anche la volatilità dei cross con cui ci esponiamo. Due operazioni in loss, quindi abbiamo euro UD, sterlina franco svizzero, stiamo macinando un loss di circa 50 euro, vediamo se ci può essere d'aiuto lo strumento recover loss, quindi tasto destro sull'ordine, pop-up euro UD sell, ci consiglia un GBP AUD, mentre sterlina franco svizzero, analizziamo franco svizzero yen, apriamo sterlina UD, GBP AUD 0,93, 5. Facciamo un bel acquisto, dopodiché abbiamo CHF yen, direi anche un buy a 25. Ovviamente i pesi sono tutti scompensati, anche qui operazioni recuperate. Operazione buy euro-dollaro con conseguente ribasso inaspettato, loss di circa 64 pip. Come potremmo gestire la perdita? In maniera molto semplice. GMTFX da oggi è dotato di un sistema di analisi della nostra esposizione, tasto destro selezioniamo recover loss e una finestra pop-up ci appare poche informazioni. Abbiamo semplicemente l'ID della nostra operazione, il cross su cui noi siamo in perdita e il tipo di operazione. Analizziamo il trade e come output GMTFX ci comunica di considerare NZD e USD per una possibile opportunità di recupero. Quindi che cosa dobbiamo fare adesso? Molto semplice, apriamo NZD, considerato che ci troviamo al limite della distribuzione, io suggerirei un acquisto di NZD, poi scelta dell'amount è una questione ovviamente di calcolo, credo che sarà circa 0,30 ed effettuo il mio ordine buy. In pratica con un terzo dovremmo avere recuperato agevolmente l'operazione euro-dollaro. Operazione recuperata ampiamente, euro-dollaro è entrata in contrazione, ha recuperato parte del loss, quindi questo ci ha agevolato il recupero della nostra operazione.